Buongiorno a tutti, sono le 7:40 di mattina, siamo qui ad Albuquerque, il tempo non è dei migliori e adesso stiamo andando a fare il Breaking Bad Tour in giro per Albuquerque. Più tardi poi andremo a vedere una specie di riserva indiana, se non addirittura due. Speriamo che il sole esca un po' e che si schiarisca un po' il cielo, ecco, per il pomeriggio per l'appunto. Buongiorno a tutti amici e ben ritrovati nel settimo episodio del viaggio sulla Route 66. Oggi, per la prima volta da quando siamo partiti, non ci sposteremo in un'altra città, ma passeremo tutta la giornata alla scoperta di Albuquerque. In particolare ai luoghi dove le serie televisive Breaking Bad e Better Call Saul sono state girate. Vi lascio dunque alla prima di tante location. Siamo appena arrivati alla prima location, che è questa qui. Non so se la ricordate, ma è casa di Jesse Pinkman in Breaking Bad. Eccola qua. E di là c'è il cancello dove Walter White e Jesse parcheggiano per la prima volta il furgone. Ci troviamo ora in un altro punto molto importante della storia di Breaking Bad. Ossia quando Walter White ha il primo incontro con Tuco. In questo palazzo qui. Tutt'oggi è adibito a bar, caffè. Arrivati ora in un punto che non c'entra molto con Breaking Bad, ma più con Better Call Saul, e è dove praticamente Mike Ehrmantraut lavora nel casello. Ci stiamo dirigendo verso l'Albuquerque Convention Center, dove da poco, tra l'altro, hanno installato le statue di Walter White e Jesse Pinkman all'interno, quindi adesso andremo a vederle. Eccole, sono là. Sono là, Harry. Sono là in fondo. Beh, nulla di che, però un saltino per gli appassionati di Breaking Bad e Better Call Saul, qui bisogna passare. È uno degli, secondo me, delle tappe che vale la pena di vedere, soprattutto perché sono state appena installate, saranno Sì, un anno forse. un anno e mezzo, quindi Esatto. vale la pena. Sono anche parecchio alte, sinceramente. Alte, Ben fatte. i lineamenti sono perfetti. Sì, lineamenti ben fatti, quindi top. Ci troviamo su un'altra importante location. Siamo al motel dove c'è l'incontro con Cindy, la prostituta, e con Jesse, che per l'appunto loro alloggerebbero qua in qualche notte, e anche con Hank e Walter Jr., sempre con Cindy qua. Ora siamo alla prossima location, e è la casa di Jesse e Jane, la casa dove vanno a convivere assieme, che è esattamente questa qui. Siamo arrivati ora in una delle location principali di Breaking Bad, che fa riferimento a Gustavo Fring, antagonista della serie televisiva, e è Los Pollos Hermanos, che in realtà in real life si chiama Twisters. Eccolo qua. Bellissimo. Bello, c'è location pazzesca, da Twister, dentro avevano qualcosina legato ovviamente a Breaking Bad e a Better Call Saul, però alla fine è proprio un vero fast food, c'è un sacco di clienti comunque all'interno che stavano mangiando, sembra quasi finto essere all'interno, ma in realtà è tutto vero, è un fast food vero che per l'appunto va avanti e esiste e si chiama Twisters.
Siamo appena arrivati alla prossima location di Breaking Bad, la casa di Hank e Marie Schreiner. Quello è il garage dove dopo Walt e Hank si picchiano all'interno. E questa è tutta la casa. Tra l'altro è anche un bellissimo quartiere con un sacco di belle case intorno. E bello bello, tra le montagne. E adesso ci abbiamo di nuovo per la prossima location. Siamo arrivati ora ad una location storica sia per Breaking Bad che Better Call Saul, e è per l'appunto l'ufficio di Saul Goodman, che sarebbe esattamente qui, anche se non si vede niente, non c'è niente, nessuna scritta. Sì, sarebbe qua, ma è stato tutto cambiato. Sì, bello, però un po' una delusione che non ci sia comunque nessun riferimento alla serie, nessun riferimento a Breaking Bad, a Better Call Saul. Non la vendono bene, secondo me potrebbero venderla molto di più e proprio guadagnarci anche da questo. Avrebbe anche senso sinceramente, però non spingono il tutto a livello turistico. Però bello comunque, è sempre una... Insomma, vedere dove è stato girato un film è sempre una bella esperienza. Ovviamente ora siamo arrivati al luogo per eccellenza di Breaking Bad, ossia la casa di Walter White. Eccola qua, ragazzi. Non c'è Karen però, non c'è la Karen che ci urla contro. Tra l'altro, non so se lo vedete lì in basso a destra, ma abbiamo incontrato per la prima volta un Roadrunner, praticamente Bip nel cartone animato di Willy il Coyote. Appena arrivati vicinissimo dalla casa di Walt ad un'altra location molto importante, ossia l'autolavaggio che Walt e Skyler comprano per il riciclaggio del denaro del lavoro sporco di Walt. Eccolo qua. E nulla, è semplicemente un autolavaggio alla fine, però era stata una delle location anche importanti del film. Ultima location in città che dobbiamo vedere oggi di Breaking Bad, che anche qui è un punto abbastanza importante per la storia. La lavanderia dove Walt e Jesse lavorano per gas. Eccola qua. Bello. L'ultima location che adesso dobbiamo vedere di Breaking Bad, sperando di riuscirci oggi pomeriggio, ma non dovrebbero esserci problemi, è il primo punto della serie in cui Jesse e Walt hanno cucinato nel deserto, che è in una riserva Navajo qua vicino, e se riusciamo oggi pomeriggio andiamo a vederla. Bene bene bene, piaciuto il Breaking Bad Location Tour? Spero di sì. Spostarci in giro per tutta Albuquerque ci ha però fatto venire una certa fame. E come non provare finalmente un diner statunitense a tema Route 66 molto consigliato online. Ovviamente, come in un tipico film americano, ci siamo presi un buon frappè alla vaniglia, Come Harry. Buono, notevole. accompagnato da un hamburger con le patatine. Buono, dai. Approvato. E dopo la mangiata si riparte in direzione del Petroglyph National Monument. Prima di chiudere con l'ultima tappa di Breaking Bad, ci siamo fermati in questo parco nazionale che si chiama per l'appunto il Petroglyph National Park. In questo parco potremo trovare diverse rocce con pitture rupestri fatte dai nativi americani. Abbiamo appena scoperto che in realtà questo non è il posto,
ma dobbiamo prendere l'auto e spostarci perché ci sono diversi siti, presumo. Tre siti diversi. 3 siti diversi nel giro di non so, un paio di chilometri da qua, sì. che per l'appunto si possono visitare, però bisogna spostarsi in auto da un punto all'altro. Quindi andremo a quello più vicino adesso, che è a 2 km da qua, 1,5 km da qua, e che si chiama Bocca Negra. Bocca Negra. Siamo arrivati al Bocca Negra Canyon e adesso stiamo iniziando a scalare questo sentiero che ci porterà a vedere i vari pietroglifici in questa desolazione, in questa landa desolata del New Mexico. Ecco qua il primo, tra l'altro. Cosa c'è scritto? Ah, Western Diamond Rattlesnake. Abbiamo anche i serpenti. Io direi di andare avanti. Siamo appena rientrati. Devo dire carino, però nulla di che. Cioè in Italia comunque ne abbiamo di meraviglie un pochino più belle. Qua erano 4-5 pietre buttate là con degli scarabocchi sopra. Potranno essere anche antiche, per carità di Dio, però secondo me non ne vale proprio tanto la pena se siete ad Albuquerque. È gratis qui territorialmente, cioè se volete farvi una camminata e vedere dall'alto il paesaggio di Albuquerque, assolutamente da fare, ma se venite qua per vedere i reperti storici eccetera eccetera non so se ne valga la pena. Adesso ripartiamo e andiamo verso la location di Breaking Bad, dove Jesse e Walt cucinano per la prima volta. Sfortunatamente niente punto dove Jesse e Walt hanno cucinato per la prima volta. Bisognava andare su una strada sterrata e non era sicuramente la migliore delle strade, considerando anche il veicolo che stiamo guidando. Soprattutto perché siamo in un territorio dei nativi americani, non ci sembrava neanche troppo rispettoso. Sì, e neanche troppo sicuro anche in realtà avventurarsi in un off-road in mezzo a questi paesaggi comunque dispersi nel nulla senza connessione a internet. Quindi sfortunatamente niente ultima location di Breaking Bad. Come vedete ho fatto di alcuni video riguardanti la montagna, che tra l'altro si vede nelle riprese originali della serie televisiva, dove al di sotto di essa c'è per l'appunto il camper, però non ci siamo andati effettivamente a fianco. Ora ritorniamo verso Albuquerque, ci fermiamo in un Walmart a prendere un po' di cibo per domani e poi ritorniamo in albergo per un po' di meritato relax, anche perché sono ormai le 5 di pomeriggio ed è da stamattina che giriamo. Siamo arrivati in piscina, adesso relax, così si conclude la giornata. Beh, anche il mio iPhone ha deciso di farci un tuffo alla fine, ma ora andiamo a mangiare ed io e Diego avevamo proprio voglia di un burrito, quindi Siamo al Frontier Restaurant a mangiare messicano. Messicano. Non è quello di ieri. Beh, sembra tutto buono. Vado. Mamma mia. Piccante ma top, buonissimo, buonissimo. Proprio quel culo. Buonissimo.
Mamma mia quanto era buono quel burrito, io ve lo giuro mi ricordo ancora il sapore. E con questa ottima cena e con un giro velocissimo di notte ad Albuquerque si conclude anche la 7ª giornata di questa avventura tutta americana. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e spero che sia stato anche informativo per chiunque sia appassionato come me di Breaking Bad e Better Call Saul. E noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 19, qui sul canale con il prossimo episodio. Ciao ciao! Non c'erano neanche chissà quante, ne avremmo viste 5 o 6 pietre comunque alla fine.